Bella ragazzi, Bella ragazzi. In questo video un bel po' di server per i quali ringraziamo Marco Valleggi. Grazie Marco. Grazie Marco, ce l'ha regalati durante la scorsa diretta e sono server che, lo diciamo subito per quelle persone a cui dispiace, sono macchine che praticamente ormai sono troppo vecchie per essere nuove e troppo nuove per essere vecchie, per cui hanno raggiunto un'età in cui praticamente non servono più niente, anche se sono server. Sì. Per cui li smonteremo più a fondo possibile e vedremo se potremo riuscire a recuperare qualcosa. Allora, questo si apre così. Ma più di tanto non riesce a mandare là. Però credo che un perito informatico, ecco, farebbe così. Insegnarci a fare questo. E alimentatore estraibile. Estraiamo l'alimentatore subito. Gli altri no, ce l'hanno all'interno gli altri. Così. Vedete che ha 2 slot per poter cambiare gli alimentatori mentre la macchina va. È un alimentatore da 700 watt. È interessante questa uscita qui a 12,15 volt, 55 ampere. È vero, tosto. Questi alimentatori qui, soprattutto questi qui dell'HP, col codice HP si riesce a risalire alla piedinatura. Ovviamente positivo e negativo sono anche facili da individuare e di solito si mette 1 o 2 pin a massa, si collegano fra di loro e si riesce a far partire l'alimentatore da solo e utilizzarlo come un alimentatore da 700 watt per esperimenti di elettrochimica e cose del genere. Vedo qui subito tantissime RAM che vorreste belle colorate togliere anche voi se foste qui. Fammene togliere una. Vai. 2, non riesco a resistere, devo toglierle. Anodizzate, sì. Azzurrina, arancione. Da quanto sono? Sono delle 512 megabyte e a noi interessa perché le scioglieremo nell'acido e recupereremo l'oro. Quindi mettiamole da parte. Ci importa poco. Seguite i nostri video se siete curiosi di queste tecniche chimiche, elettrochimiche. Poi allora, questi sono gli slot, non c'è niente. A me piace questo dissipatore qui con questa molla di acciaio al carbonio nichelato. Questo è il dissipatore di questo microprocessore qui che non si estrae. È attaccato e saldato. Forse si estrae così. No. È saldato. Forse aspetta, forse si estrae così. Vediamo. Mi sa che... Vabbè, poi proveremo ad estrarlo. C'è la bombola nuova. C'è la bombola nuova, quindi sì. Esce troppo gas. No. Proveremo poi a estrarlo in un secondo momento. Qua sotto, bisogna togliere questo, qua ci va una Torx. No, anche con un cacciavite a taglio. Sì, perché anche il taglio. Recuperiamo un po' di guardate. No. Una Torx. C'è scritto service tool. Ma pensa. La Torx compresa. Pensate, qua ci sono girati programmi e video di Valleggi a profusione. Attenzione! Cosa abbiamo? Delle schede nascoste qui sotto. Vediamo cosa c'è. Anche qui connettori dorati. Viti di un genere tipo. Credo che sia solo un'interfaccia per questi connettori qua, per flat. 1 e 2. Ti servono mica delle viti perché credo che alla fine di questo video ne avremo veramente quantità. Sì. Pila al litio CR2032. Eccola qua. Non è gonfia, o sì? È gonfia? Sì, è gonfia. Di qua no, di qua è un po', bisogna vedere. Duracell. Si sente un po' di scossa. Ma se questa fosse al litio? DL2032. Potremmo provare poi a metterla nell'acqua. Poi cosa abbiamo? Qua si svitano questi dadini di
Sono tipo dadini, questi? sì, esagonali, con una molla. Qua c'è questo che mi dà fastidio. Sai che forse sono solo incastrati e vengono via Ma guarda. così? Sì, ho trovato il sistema così. ideale per farlo. E questo viene via. O è anche lui saldato. Sì. Abbiamo il cameraman senza un occhio, ecco, gli è caduta questa molla. Adesso poi faremo un video di sistemazione dell'occhio. Anche questo ovviamente non si estrae perché è saldato. Sì. Però qua allora qui abbiamo un microprocessore finto, perché questo probabilmente era un dual core e quindi qua non c'è niente, ma qui c'è questo che è il suo. Sì. Allora questo via. Questo è un convogliatore d'aria. Qua ci sono tutte le ventole, una batteria di ventole bestiali. Questa la apriamo dopo, una cosa per volta. Questo così. Guarda che ci hanno messo la gommina qua. Che figo. Il nitrile. E questo? No, ma aspettavo il microprocessore attaccato qui sotto invece. E qua. Questo si aprirà così. Oh, finalmente riusciamo a prendere un componente in mano. Non volevo sporcarmi, per cui là. Guarda quanti contattini, ne ho già piegati un po'. Questi qua si rompono in un attimo. Guarda come sono già piegati. E lì c'è un po' d'oro. Qui c'è un po' d'oro, condensatorini montati direttamente sul processore. Tutti i vari condensatori di bypass, di alimentazioni e segnali lenti. Sì. Qui cosa abbiamo? Queste ventole come si tolgono? Così. Cioè hai tirato... tiri su. E io non ci riesco. E le stesse maniglie sono riuscito. Sotto hanno il connettore per alimentarle. Allora, sono ventole a probabilmente 6 fili. Di solito è rosso e nero per l'alimentazione di una ventola, grigio e marrone per l'alimentazione dell'altra. Poi c'è il giallo che dovrebbe essere un'onda quadro ogni volta che la ventola fa un giro. Sì, per il controllo della velocità. Il blu, sì, il controllo della velocità, e poi qua c'è anche un bianco. No? Che il PVM, cioè il controllo per uno agisce sulla velocità, l'altro come feedback. Questi magari poi proviamo, questa non è la sua torso, proviamo ad alimentarle più tardi. Apriamo ancora qua. Apriamo ancora questo. La chiavetta la teniamo lì. La teniamo, che serve. Magari viene bene lei per le ventole. Ecco il service tool che serve. Sì. Vedi? Tac. Molto bene. Allora, qua abbiamo un connettore che va a queste ventole che sono alimentate da un cavo. Le altre erano direttamente alimentate dalla scheda madre. Quindi, questo qua adesso... Io tanto comincio a smontare anche un po' questo mega enorme schedone madre. Ah no, questo qua va qua davanti. Le ventole sono sempre collegate sulla scheda madre. Iniziamo a infilare. Qua c'è un cavo con vari cavetti di grossa sezione. Questi sono distanziati. Questa probabilmente anche lei 256 mega si toglie così, nel modo più ortodosso. E via. E questa? E questa che è il cosino che si gira? Sì, ce n'è solo, no, ce n'è un altro qua. Anche un altro qua? E un altro lì, dove venire su. Ecco. Connettore, oro, anche una piastrina dorata c'è. Bella. No, questi sono due condensatori ceramici. Questi qua sì, vedo qua dietro dove dice sì, la piastrina, è vero. Allora è bello perché si riconosce sempre subito al primo colpo. Questi andavano agli hard disk, che non ci sono. Sai che la scheda forse basta solo veramente mollare questi due viti? Qua non c'è. Poi ci sono tutte queste linguette qua, mi dà l'idea che per smontarla si faccia così. Una cosa del genere. Esatto. Sì. Vuoi dire? No. Viene via subito. Così semplice. Fantastico. C'è quella là, con le scatole. E c'è un po' di cavi qui. Questi, se hanno messo una linguetta, servirà a qualcosa. Sì. Perfetto. Guardiamo dietro. Vai. Qua c'è una zona schermata.
dove ci sono i microprocessori, altri condensatori, proprio pieno di condensatori. Vediamo un attimo, ci va la Torx. C'è il suo service tool? Sì. Uno. Sì, sono tutte della stessa misura, ste viti. Sì. Da usare poi il service tool. Qua sono tante, credo che l'abbiano messe per fissare l'altro hardware dalla parte opposta, in modo da non forzare sulla scheda. Qui avrai altre 1000 viti, c'è di bello che sono tutte uguali. E sono viti in tutti i computer a passo non fine, il contrario, un passo grosso che si fa prestissimo a svitare. Sarà roba, sono americani. Passo Whitworth americano. Sì, sono il passo grosso americano, adesso non mi ricordo come si chiama, ne hanno 2 o 3 tipi anche loro. Ce l'ho su quel ricevitore VC312, quello militare dell'ultima guerra, ci sono viti con questo passo. Che sarà stato della stessa epoca dei server di Valleggi. Ok. Quante belle viti. Dovrò costruirmi i dadi apposta per queste viti. Mi aspettavo qualcosa di più qui sotto. Non c'è un granché. C'è un pezzo di Garfilm, che è un materiale plastico isolante che col tempo tende a rompersi e spaccarsi. Questo qui a volte lo usano sui condensatori in corrente continua a tensione intorno a 400 volt e capita che a volte si spacca e proprio la perdita del suo isolamento a causare problemi. Sì. Qui non è uscito niente di che. Queste induttanze qua sono tutte della Pulse, che è un'ottima marca, sono veramente delle ottime induttanze. Chiaramente questi circuiti qua come componentistica sono molto curati rispetto ai normali prodotti consumer, sono un po' più, anche come dimensionamento non mettono le cose che prima o poi si bruciano, mettono le cose come vanno messe, con valori e capacità di funzionamento adatte con abbondanza. Ho visto qua il cicalino e questo ponticello probabilmente era per disabilitare il cicalino. Sì. È stato lì 40 anni senza neanche essere usato, per la prima volta verrà usato il ponticello, lo scopo per cui è nato era questo. Per non far sentire il cicalino. Sì. Faccio una questo presa cicalino qua non vorrei, perché è uno di quelli che ha l'oscillatore interno, lo dissalviamo anche lui nel modo più ortodosso, e quindi basta solo alimentarlo e già suona. Non so se ce la faremo, Scalda un piano di massa abbastanza. Sì, c'è una massa. Ecco, uno è ceduto, l'altro ok. È affogato in resina epossidica. Aspetta, c'era la pila. Basterà? Cosa sono da 3? Allora, qui c'è il più e il più esterno. Vediamo. Si sente che mettiamo vicino al microfono. Sai che forse è solo un altoparlante questo? E ho visto vicino il circuitino, questo qua, che forse è un oscillatore per fare il cicalino. Peccato. Lo analizzeremo in un secondo tempo, semmai, se riusciamo a farlo oscillare. E qui altre cose di interessanti c'è poco, ci sono un po' di componenti. Oscillatori, quarzi. Questi sono tutti trasformatorini di filtro, anche loro della Pulse, direi, che servono per i due attacchi Ethernet. Vediamo cosa c'è davanti. E poi apriamo gli altri, che ho visto che non sono tutti uguali. Sì, infatti, vediamo un po' gli altri come sono. Allora. Qua so che non ci sono gli hard disk. Non ci sono gli hard disk. No. Peccato. Abbiamo tolto ancora un po' di cose. Siamo arrivati quasi a staccare tutta questa scheda qua, che sarà un'interfaccia di qualche cosa. C'è ancora una vite qui. Eccola.
però non viene via lo stesso. Ah, eccola. Ecco. Questi sono tutti i connettori di hard disk. E lì c'è un lettore. Qui c'è un lettore. Questo è ormai quello che rimane del connettore. E esce dovrebbe davanti? venire dal davanti. Sì, eccolo lì. Questo DVD ROM, read only memory, no, rewritable. Compact disc rewritable. E dovrebbe esserci un buchino che con serve un fil di ferro? di fil di ferro ci permette di vedere se Valleggi ha dimenticato dentro qualche CD di qualche cinappa. Vediamo. Vediamo, non credo, sono cose preziose che non si possono dimenticare. Questo si dovrebbe premere e dovrebbe saltare fuori così, ma invece non succede. Si vede che non vado a centrare il buco giusto. Lo mettiamo in orizzontale? Non credo. O altrimenti proviamo col vecchio metodo, che è sempre il migliore. E no, questo così no, forse così. Direi che adesso lo apriamo. Se hai un cacciavitino a croce piccolo, sì, lo possiamo aprire. Nel frattempo questo direi che non serve più a niente. Abbiamo ancora la licenza qui. Sempre stato curioso di questo filettino che c'era dentro la licenza, un filettino con l'ologramma. Via. Tanto apriamo questo. E qui ci mettiamo questo. Qua non ce ne sono altre viti. Colpiscio di gatto. No. Sì, è vero. allora, eccole qua. Trovato. Vitine nascoste. Sì. Io nel frattempo apro questo. Una sola. 2 processori. Bello, un fiero. sacco di RAM. Un processore. Questa una macchina. Noi vi spieghiamo che cos'è un server. Non lo sappiamo, cioè proprio non lo sappiamo, non abbiamo la minima idea. Probabilmente c'è qualche hard disk che memorizza qualcosa, un sistema operativo fa qualche funzione che noi non conosciamo bene. Il laser del lettore. Laser malefico perché è un infrarosso e non si vede. Sì, non è divertente. Ma c'era ancora una vite nascosta, ecco perché ho dovuto forzarlo. Ho dovuto sgualdrinare il coperchio. È un po' magnetizzato il tuo cacciavite, Sì. Sembra che abbia qualche cosa di fantasmi o cose del genere. Ha un'attività spettrale al suo interno. Sì, ci saranno altre viti da qualche parte che non si riescono a vedere. Allora, questo di qua. Questo sembra rame. È alluminio anodizzato? Ma è alluminio ramato. Ramato, sì. Ecco. Sì. Però questo è bello pesante. Questo è rame vero. Quello è rame vero. E questo che è... Ma sai che forse è rame anche questo? È rame anche lui. Sarebbe questo bellissimo. Lo fondiamo. Io continuo con metodi poco ortodossi. Sì, ma è così che si fa. Ho trovato... Vedi che qua ci sono le istruzioni su come smontare il disco il lettore del disco. Sì, esatto, te. Come sto facendo io, vedi, senza leggerli. Ti tengo sott'occhio, ma vedo che stai facendo bene. Allora. Rame, sì, è rame questo. Ecco, vedo delle viti. Ho un'idea. Vedo delle viti all'orizzonte. Questa sono pasta troppo siliconica, piccole. Se non riuscite a toglierla, potete utilizzare il bioetanolo, proprio quello delle stufe, che adesso qui dentro non ce n'è più. Ops, è andato un po' ovunque. Viti veramente microscopiche. Il bioetanolo queste. riesce a togliere la pasta.
Io ora voglio vedere una cosa con queste che sono Il calamite. cacciavite è grosso, fatica a entrare nella vite, ma adesso, visto Calamite che recuperate da un hard disk, vado a prenderne uno e qui piccolo. scivolano in questa maniera, ma qui scivolano in quest'altra. Bellissimo, Ah sì, perché è proprio rame. sì. Abbiamo fatto un video sulle correnti di Foucault, ci sono anche delle correnti di eddy. Praticamente il magnete che si muove induce una corrente nel rame stesso, è come se fosse una spira in cortocircuito, si crea una corrente. Un campo magnetico quindi opposto che fa addirittura faticare a scendere, fa fatica a staccarsi, anche a staccarsi. e attenzione, dovrebbe anche fatica a cadere. Aver fatica è un po'. Era lenta, comunque non dà il colpo secco. Sì, lo vedi che rallenta. Sì, fa da Fammene provare ammortizzatore. una sola che pesa meno. Sì, qua bisognerebbe farci un video rallenti, però sì, così cade normalmente. Sì. Invece sul rame, plof, bellissimo. Ho tolto questa lastrina qua. Qua c'è tutto il meccanismo per il movimento del laser, il motorino, un motorino per quello che i motorini fanno. No, questo è un elettromagnetino. Qua c'è un motorino microscopico, quello che fa aprire e chiudere fa uscire dentro il cassettino, che potrebbe servirci per il presepe. È vero, sì. Sì, per un micro presepe di carta pesta. Nei nostri, smontiamolo subito, troviamo sempre ottimi spunti per i nostri presepi. Se quel micromotorino lì riuscissi a smontarlo, sarei curioso di provare a vedere se riusciamo a farlo girare, sì, RAM a profusione, con la nostra pila all'interno. È vero, infatti. Del clock. Allora, qua ho già staccato un collegamento, qua c'è una vitina. Queste sono un po' più bruttine, Marco, potevi mettercele anodizzate anche queste. Vabbè, dai, ti perdoniamo. Queste sono da 1 gigabyte, però. Attenzione. Là. Qualcosa di più consistente. Questo l'abbiamo già visto. Queste vengono via così. Sono un po' più scomode, hanno questo connettore che gira sotto. Potremmo provare a farci un overcraft con queste ventole. Sono quasi riuscito a togliere. Qua c'è un'altra cosa che devo togliere, come attaccato. Aiuto, c'è pieno di roba che si muove. Staccato. Questo cos'è secondo te? Questo è il pulsante di... Ah, è un pulsante, hai ragione. Sì, pulsante SMD per estrarre il disco. Ecco, e qua c'è il motorino. A me è venuta un'idea. Microvitine, dimmi. Con queste ventole qua? Sì. Facciamo una struttura? Sì. E le facciamo magari girare piano? Sì. E delle lamelle così e così? Sì. Per fare il flusso laminare di aria, e ci facciamo una camera del vento. È vero! Del vento? È vero, si faccia una piccola galleria del vento. Dai. Buona idea. Ora, avevi un cavo di alimentazione qua? Sì. Perché quasi. Eccolo qua. Sono curioso di dargli corrente. Ora ce lo troviamo sulle gengive. Qua c'è un'altra vite. Qua si è acceso un LED blu. No, è un pulsante. È un pulsante questo. C'è un sensore di velocità. Fotocellula. Qualcosa lampeggia. Messaggi che arrivano. Avevamo tolto i dissipatori e vabbè. Questi scalderanno un po'. Chissà se sta facendo un boot, qualcosa. Lampeggia. Tutto morto, questi alimentatori. C'è un pulsante qui davanti forse? Non vedo. Schiaccia tutto quello che trovi. Eccolo. Senti come pompa. Porca miseria, che vento.
Queste naturalmente sono fatte per essere tolte anche durante il funzionamento. Allala. Sarà la massima velocità? Sembra di sì, che sono velocissime adesso. A differenza degli altri video, probabilmente qui ci state sentendo meglio perché abbiamo i nostri microfoni. Ecco, ora fa molto meno rumore. Sì. Questa invece è una ventola free energy e continua ad andare. È lì da sola che ha tutto il carico di lavoro. Come va lì col motore? Sto cercando di rimettere le sue vitine che sarebbero introvabili, così domani si può fissare da qualche parte. Ma facciamolo mi è girare. caduta. Ah. Ecco. Così vediamo se suona anche il cicalino. Mi confondeva l'animo tutto quel rumore. Sì. Queste poi le recuperiamo, anche queste col metodo ortodosso. Se hai un martello poi le togliamo. E qui cosa abbiamo? Allora, questo alimentatore è un... Non è la sua questa, come? 5 volt, 15 ampere, 5 volt, 4 ampere, 12 volt, 52 ampere. 52 ampere. Non ci credo. Non ci credo, 52 ampere è troppo. È troppo esagerato. Proviamo questa che era diversa dall'altra. Chissà se il giallo è la 5 o la 12. Dovrebbe essere la 12. No. Scusa, è che questo tronchesino ha qualche problemino. Vediamo un po'. Lei l'ho persa. Vabbè. Le metterò in un posto, prendo un po' di forse servizi. Deve essere resettato. No, come quella non c'è più. Questa. Vediamo. Ah, ma questo è un giallo blu? Mi sa che ho preso l'unico connettore che non era un'alimentazione, ma era tipo un avvio o un qualcosa del genere. Forse avrei dovuto tagliare questi. Vediamo un po'. Adesso spello un po' questo rame di questo flat. Mi sa che qui ci siamo giocati tutto con questo. Pazienza. Però abbiamo un altro server. Sto cercando una lama, eccola qua. Proviamo a spellare il rame di questo flat. Vediamo se ce la facciamo senza distruggerlo. Ecco, mi sembra che ci siamo quasi. Vedo un colore più ramoso, sembra di sì. Ora proviamo con la pilina a vedere se gira. Sì, sono curioso. Ecco, sono arrivato al rame. Mettiamolo su ingranaggino che l'ho sfilato. Ok. Non riesco a far bene contatto. Ho la pila talmente scarica che... Eccolo, sì. Gira. Sì. Facciamo sentire il rumore. Aspetta che è andato via il contatto. Rifacciamo il contatto. Mettiamo un pezzettino di scotch. Ah, ecco, ho capito perché non lo facevo. Ecco, ora gira. Così lo vediamo girare. Eccolo.
Bello il motorino così piccolo, Sì, questo sì. per il presepe Per il presepe è l'ideale. la morte sua. Sì, potrebbe servire per far girare le scatole a un pastorello. Sì. O a San Giuseppe in persona. Niente, mi sa che questi, anche qui c'è qualche pulsante, schiaccia qualcosa. Interessante anche questo piccolo elettromagnete di cui ho perso lo stantuffino. Eccolo. Va? Sì, sì. Oh, si è fermato. Non tengono niente questi alimentatori qua. Vediamo un altro colore, il rosso. No, va subito in protezione. No, il motorino era per far girare L'arancione? No. Però abbiamo sentito il cicalino che faceva pi, Almeno quello. Ecco, sì. Sì, questo secondo me non serve. Ecco qui quello che abbiamo recuperato, un po' di cavetti, questi bellissimi pulsanti che hanno anche il LED sotto, filini sottili per circuiti, 24 ventole doppie, quindi praticamente Sì, 48. 48 ventole. Motorini, ottiche, laser, un po' di pile CR2032. Il motorino per il presepe. Poi cosa abbiamo qui? Un bel po' di rame, sì, che abbiamo visto che è rame davvero, dissipatori per pesanti. i nostri esperimenti. Qui abbiamo 4 alimentatori che dovremo riuscire a far ripartire e utilizzare nei nostri esperimenti. E 2 lettori DVD, anche uno l'abbiamo aperto. Potremmo decidere di usarli tal quali oppure recuperare meccaniche. Vari appunto dissipatori più piccoli, microprocessori. Oro, tanto oro. RAM, anche nelle RAM, tanto oro nelle RAM. Queste no, queste le teniamo per il presepe. Anzi, hanno già quasi una forma, sì, direi no? Che sì, potrebbe già starci il bue, l'asinello, Maria, Giuseppe, il bimbo, queste cose. Qua abbiamo un condensatore che lo accendiamo subito alimentandolo al contrario, con l'alimentatore al massimo. Non fatelo a casa. Ha soffiato, perché ci fanno quegli intagli sopra apposta per non farli scoppiare, fanno la valvola di sicurezza. E una volta non ce li facevano e davano una bella botta, si stappavano da qua sotto. Però questi non hanno la valvola di sicurezza. È vero, proviamo loro. È vero. L'ho visti adesso. Ce l'avevano di sotto, avevano un sistema di apertura nella parte di sotto. A dissaldarli. Povero presepe. No, ma adesso lo ricostruiamo, Mettiamo un condensatore nuovo. Che buon profumino. Ora devo... Eccolo. Ok. Positivo, ce l'abbiamo. Sì, sopra è chiuso, non ha intagli. Sicuramente qualcosa qua sotto. O sono pensati che non potranno mai esplodere, ma perché pensano che nessuno li può collegare al contrario. Allora, di solito questo qua è il meno. Ci diamo il più. Ma ci stiamo un po' più distanti perché potrebbe davvero scoppiare. Potrebbe dare un bel botto, sì. Ok. Che tensione segna? Cosa dicono i display? Allora fammi fare il giro. Sì. Eccolo! Evviva! È caldissimo, è volente. Questi ne mandiamo un po' a Marco poi. Sì. Si è stappata la sua gommina, ci è rimasto dentro tutto. Marco Valleggi, che ringraziamo di nuovo per questo omaggio. Sì. Abbiamo fatto un bel recuperone di roba. Ebbene, ringraziamo tutti coloro che ci offrono un caffè. Grazie. Dalla nostra piattaforma Coffee potete appunto decidere di regalarci un caffè o comprare una pizza, perché noi tutti i mercoledì facciamo una pizzata. E il video al mercoledì, anche oggi è mercoledì, abbiamo fatto la pizzata e dopo mangiato siamo venuti a divertirci un po'.
A questo punto vi salutiamo. Bella ragazzi. Bella ragazzi.